1346, nel cuore della guerra dei Cent'anni. Siamo nel nord della Francia, vicino al villaggio di Crécy-en-Ponthieu. Qui, tra fango e pioggia, il mito dell'invincibilità della cavalleria medievale sta per andare in frantumi. Da una parte c'è l'esercito inglese di Edoardo III. Sono esausti, in territorio nemico, e stanno cercando di ritirarsi verso la costa. Dall'altra, l'imponente armata francese di Filippo VI. Sono più numerosi, più ricchi e assolutamente convinti che la nobiltà di sangue sia una garanzia di vittoria. Sulla carta, la battaglia non dovrebbe nemmeno iniziare. Benvenuti su Arcana Temporis, dove il passato rivive. L'esercito francese è l'apice della guerra feudale. La cavalleria pesante, i cavalieri in armatura, sono considerati la forza d'urto definitiva, un'onda d'acciaio inarrestabile. Ma gli inglesi hanno un piano diverso, basato su 3 semplici elementi: la scelta del terreno, una disciplina ferrea e un'arma che farà la storia: l'arco lungo inglese, il longbow. Edoardo III non è un ingenuo, sa di non poter affrontare i francesi in campo aperto. Per questo sceglie con cura il campo di battaglia, una dolce collina che domina la valle. Costringe i suoi nobili e gli uomini d'arme a combattere a piedi, fianco a fianco con la fanteria. Una scelta quasi eretica per l'epoca, che metteva in discussione la superiorità del cavaliere. E poi ci sono loro, gli arcieri. Migliaia di uomini addestrati fin da bambini a scoccare frecce con una velocità e una potenza spaventose. Edoardo li dispone sui fianchi, protetti da fossati e da una serie di buche scavate nel terreno, trappole mortali per i cavalli lanciati alla carica. L'esercito inglese si prepara, attende. La calma prima della tempesta. La battaglia inizia nel caos più totale per i francesi. I primi a muoversi sono i balestrieri genovesi, mercenari d'élite, al soldo di Filippo VI. Ma sono stanchi dopo una lunga marcia e, secondo diverse cronache, c'è un problema. I loro grandi scudi protettivi, i pavesi, sono rimasti indietro, sui carri delle salmerie. Filippo VI, impaziente di annientare gli inglesi, ha ordinato di avanzare senza aspettare. Come se non bastasse, un improvviso temporale si abbatte sul campo. Le corde delle balestre si allentano con l'umidità, rendendole quasi inutili. Al contrario, gli arcieri inglesi, che potevano semplicemente slacciare le corde dei loro archi lunghi per proteggerle, sono pronti. Quando i genovesi sono a tiro, il cielo si oscura. Non è pioggia, ma una tempesta di frecce. Ogni arciere inglese può scoccare fino a 10 frecce al minuto, saturando l'aria con una precisione devastante. E qui, le cronache dell'epoca menzionano un ospite inatteso, un suono mai sentito prima su un campo di battaglia. Il boato di piccole armi da fuoco primordiali, le cosiddette Ribot de Queen. Gli storici discutono ancora sul loro reale impatto, ma le fonti raccontano di fumo, tuoni e del terrore che si diffuse tra i cavalli francesi, aggiungendo panico e confusione a uno schieramento già precario. Se fossero davvero presenti, Crécy sarebbe uno dei primi usi documentati di artiglieria su un campo di battaglia europeo. È l'alba di una nuova era. I balestrieri genovesi, decimati e inefficaci, tentano di ritirarsi, ma dietro di loro la nobiltà francese, fremente e sprezzante del pericolo, non vuole aspettare. I cavalieri, guidati da un senso dell'onore che ignora qualunque logica tattica, caricano senza coordinazione, travolgendo i propri alleati in ritirata. È il caos. Si lanciano contro la collina, contro quella che credono essere una debole linea di fanti e contadini. Ma ad attenderli non c'è solo una pioggia di frecce, ma un muro d'acciaio e di legno. Le frecce degli archi lunghi falciano i cavalli. Un cavaliere appiedato, nel fango e sotto una pioggia di dardi, è una preda facile. La pendenza della collina, il terreno reso fangoso dalla pioggia e le buche nascoste trasformano la carica più potente del mondo in una carneficina. I cavalieri francesi combattono con un coraggio disperato e ammirevole, ma il coraggio da solo non può nulla contro una posizione difensiva preparata con intelligenza e contro una disciplina di ferro. Carica dopo carica, l'aristocrazia francese si schianta contro il muro inglese. Per ore
I nobili si gettano nella mischia, cercando una morte onorevole piuttosto che l'onta della sconfitta. Alla fine della giornata, quando il sole tramonta, il bilancio è sconvolgente. L'esercito inglese conta poche centinaia di caduti. I francesi, invece, piangono migliaia e migliaia di uomini, tra cui il fiore della nobiltà europea. Sul campo giace un numero impressionante di conti, duchi e baroni. Tra loro c'è anche una figura leggendaria, Giovanni di Boemia, il re ceco. Pur non potendo vedere il nemico, si fece legare al cavallo dei suoi uomini per poter guidare un'ultima, disperata carica. Si narra che il figlio di Edoardo III, il principe nero, rimase così colpito dal suo valore da adottarne lo stemma, le 3 piume di struzzo e il motto Lich Dien, io servo. Simboli che ancora oggi appartengono al principe di Galles. Intorno a questa battaglia è nata anche una celebre leggenda popolare. Si dice che gli arcieri inglesi mostrassero il dito indice e il medio ai francesi in segno di sfida. Questo gesto, il Visagne, sarebbe un modo per dire «non ci avete tagliato le dita», una minaccia che i francesi avrebbero fatto per impedire loro di usare l'arco. Sebbene non ci siano prove storiche certe, questo aneddoto ci racconta quanto profondo sia stato l'impatto psicologico di questi umili combattenti sull'immaginario collettivo. Crécy non è solo una straordinaria vittoria militare, è un punto di svolta. Per la prima volta un esercito basato sulla disciplina, sulla scelta del terreno e sulla potenza di fuoco degli arcieri annienta la forza d'urto della cavalleria feudale, che per secoli era stata il pilastro non solo della guerra, ma dell'intero ordine sociale medievale. Quella sera, l'idea che la nobiltà e il valore individuale fossero sufficienti a vincere le guerre morì nel fango di Crécy. Eppure, i francesi non impareranno subito la lezione. 69 anni dopo, nel 1415, ad Agincourt, la storia si ripeterà in modo ancora più drammatico e sanguinoso. La battaglia di Crécy ci insegna che la storia non cambia solo per grandi ideali o per l'eroismo di singoli condottieri, ma anche per dettagli apparentemente insignificanti. Un terreno scelto con cura, la rapidità di tiro di un arco, la pazienza di aspettare il momento giusto. È in questi dettagli che un mondo finisce e un altro nuovo e terribile comincia a nascere. Se questo viaggio nella storia vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E ora fatemi sapere nei commenti quale evento storico vorreste vedere nel prossimo video. Un'altra battaglia che ha cambiato il mondo, o forse un personaggio dimenticato dalla storia ufficiale? Alla prossima avventura nella storia con Arcana Temporis, dove il passato rivive.